A mio avviso non c'è momento migliore per parlare di una proposta di acquisto e di come si compila che quando se ne riceve una. Infatti abbiamo ricevuto una proposta di acquisto per un immobile che avevamo recentemente messo in vendita e voglio condividere con te quali ritengo che siano degli aspetti fondamentali a cui prestare attenzione quando si riceve una proposta di acquisto e quindi insieme vedere effettivamente come si compila una proposta. Ma iniziamo subito con questa analisi vedendo l'oggetto di questo contratto, che è una proposta di acquisto immobiliare impegnativa, e già questo ci fa pensare perché la proposta di acquisto di solito è irrevocabile, ovvero sia una volta fatta non si torna più indietro, ma sembra che questo aggettivo spesso sia considerato piuttosto trascurabile, perché non ti lascio immaginare le volte che ho fatto una proposta di acquisto che poi veniva accettata e il venditore cambiava idea, e allo stesso modo le volte in cui vendevo un immobile poi l'acquirente con una scusa si svincolava dalla proposta anche dopo averla accettata. Quindi l'irrevocabilità è una condizione fondamentale. In alcuni casi la proposta di acquisto verrà seguita da un contratto preliminare di compravendita, che è proprio questo il caso. C'è un impegno a fare una proposta che poi diventerà un contratto più esteso, più dettagliato, perché il contratto preliminare altro non è il più delle volte che un contratto in cui vengono esplicitati i termini della proposta di acquisto in maniera più completa. Cioè si riscrive tutto quello che è presente all'interno della proposta, dettagliando maggiormente le clausole presenti all'interno del contratto. Ad esempio, se lavori in cessione di preliminare, come mi capita spesso, andrai a esplicitare molto bene l'esonero di responsabilità tra le varie cose della parte che vende l'immobile. Quindi il contratto preliminare serve sostanzialmente a questo, ma serve anche per un'altra questione fondamentale, che è quella della trascrizione. Trovi nel video sopra una spiegazione dettagliata di che cos'è la trascrizione del preliminare e quando serve. Il preliminare viene anche chiamato compromesso, sono la stessa cosa, ed è uno strumento che viene utilizzato anche quando si è in assenza di mediazione, quindi non c'è l'agenzia di mezzo, ma semplicemente il venditore e l'acquirente hanno trovato un accordo e firmano un contratto preliminare in cui sono presenti tutte le varie condizioni. Comunque, che si tratti di proposta di acquisto o di contratto preliminare, sono entrambe delle strade che poi portano alla destinazione finale, che è il rogito, quindi il trasferimento definitivo di proprietà. Ma passiamo a un altro aspetto inizialmente previsto da questo documento, il contratto di mediazione, che altro non è che un documento che spesso non è un documento, spesso si tratta veramente di poche righe in cui viene scritto le provvigioni che vengono dovute all'agenzia e le condizioni in cui si verifica il pagamento di queste provvigioni. Molto spesso questo importo viene inserito proprio all'interno della proposta di acquisto, altre volte invece è un documento separato. In questo caso l'importo verrà, come vedremo, esplicitato all'interno proprio di questa proposta di acquisto. Ma passiamo a un'analisi più dettagliata di questo documento, iniziando dalla parte comunque dei dati anagrafici. Qui non c'è niente di particolare, secondo me, da considerare. L'unica cosa che ti invito a fare, se non conosci ancora bene l'agenzia, oppure se non ti senti proprio sicuro dell'agenzia, ti dico, a me è capitato soltanto una volta in tanti anni, fare attenzione alla residenza della controparte, verificare effettivamente che abiti lì, in modo tale da avere un piano B qualora sia necessario contattare direttamente questa figura, o anche il numero di telefono, ma a meno che tu non conosca l'agenzia, molto spesso questi dati non vengono condivisi perché l'agenzia vuole comunque rimanere l'unica parte che media appunto tra venditore e acquirente. Un'altra cosa su cui ti invito a fare attenzione è il ruolo dei mediatori, ovvero sia molto spesso tutte le persone che sono in agenzia non è detto che siano agenti immobiliari. Ti invito a fare attenzione a questo dettaglio a cui molto spesso le persone non fanno caso, quindi il numero di iscrizione all'albo professionale. Passando invece ai dati identificativi dell'immobile, chiaramente l'indirizzo. Mi raccomando, la destinazione d'uso deve esserci coerenza tra destinazione d'uso e utilizzo effettivo, quindi non magari locali commerciali che vengono adibiti ad abitazione. Mi raccomando, fare attenzione a questo.
Per quanto riguarda i dati catastali, quindi che ci sia coerenza oppure che siano sistemati, perché molto spesso c'è sempre qualcosa da sistemare, questo ti sarà comunicato da parte dell'agenzia. Per quanto riguarda poi la descrizione dell'immobile, una descrizione, mi raccomando, sommaria, che presenti comunque tutti i locali dell'appartamento o comunque dell'immobile. Un piccolo dettaglio da far presente: ad esempio l'ascensore, se presente l'ascensore ma ad esempio ci sono le chiavi e l'immobile viene venduto con presenza di ascensore, mi raccomando che sia inserito all'interno della descrizione, perché mi è capitato più di qualche volta di avere degli ascensori che necessitavano di una chiave per accedere e la quota per accedere all'ascensore non era stata pagata da parte del proprietario, che peraltro l'aveva tenuto anche nascosto all'agenzia, e in quel caso, che ancora ricordo, si parlava di 7.000 euro, quindi di un importo rilevante che potrebbe anche compromettere ovviamente l'acquisto o la vendita dell'immobile, a seconda del punto di vista della persona che non conosceva questa informazione. Per quanto riguarda gli altri aspetti che ti invito a considerare, l'attuale situazione ipotecaria, in questo caso era libero l'immobile, quindi non c'erano gravami, e ti invito a verificare, a richiedere all'agenzia quali sono i gravami, quindi se è presente un'ipoteca sull'immobile, verificare che si tratti di un'ipoteca volontaria di primo grado, che significa che c'è un mutuo. Un'altra cosa fondamentale che non si vede spesso in tutte le proposte di acquisto è il capitale residuo di questo mutuo. Quindi da una parte verificare che non ci siano ipoteche di secondo grado, oppure peggio ancora ipoteche legali, oppure se presenti devono essere esplicitate e soprattutto deve essere giustificato come saranno saldate. Per quanto riguarda il capitale residuo del mutuo, quindi dell'ipoteca volontaria di primo grado, questo è meglio che sia esplicitato, perché che cosa succedeva? Non è una questione recente, ma ti racconto di una brutta situazione che si verificava a partire dal 2012-2013, che molto spesso i proprietari che volevano vendere casa si trovavano in una situazione in cui c'era stato un crollo dei prezzi di mercato che sostanzialmente non permetteva loro di vendere casa, perché il valore di mercato dell'immobile era inferiore al mutuo che ancora dovevano alla banca, al debito che ancora avevano nei confronti della banca. E questo creava una situazione molto grave, molto spiacevole, in cui anche le persone che erano obbligate per 1000 motivazioni a vendere, in pratica non potevano vendere. Quindi questo è un altro dettaglio su cui ti invito a fare attenzione, a richiedere, e se presente questo dato anche a inserirlo all'interno del contratto. Molto spesso per privacy viene detto che questo dato non può essere comunicato, ma non è vero, dovrebbe essere comunicato. Un altro aspetto su cui ti invito a fare attenzione è la liberazione dell'immobile da cosa o persone, quindi se l'immobile deve essere sgomberato oppure se è abitato dovrà essere liberato ovviamente entro la data del rogito. Abbiamo parlato in altri video come la presenza di immobili da levare, soprattutto se l'appartamento è molto affollato, ci sono molti ricordi del passato, può essere utilizzato come leva in trattativa, accollarsi lo sgombero per spuntare un prezzo migliore. Ma comunque, parlando invece della conformità degli impianti, in questo caso l'immobile che abbiamo venduto era totalmente ristrutturato, quindi c'è presenza di certificazione per tutti i vari impianti. Ovviamente se andrai a comprare un immobile degli anni 70 che hai intenzione di valorizzare, tutto quello che ti sarà venduto sarà senza certificazione. Ricordiamo che la certificazione degli impianti non è obbligatoria per legge, quindi anche quando vendi un immobile che hai ristrutturato non sei tenuto per legge a fornire certificazione. Questo che cosa significa? Che magari hai fatto degli interventi di valorizzazione che però non prevedevano di mettere mano sugli impianti, perché comunque hai modo di verificare se gli impianti siano ancora non ottimali ovviamente, ma quantomeno funzionanti, e puoi vendere anche l'appartamento tenuto in questo modo, chiaramente facendo menzione che non hai toccato gli impianti, quindi non sono presenti certificazioni. Ma non era questo il caso, come abbiamo visto. Per quanto riguarda un'altra nota che viene praticamente prassi inserire, l'acquisto è effettuato a corpo non a misura. Questo che cosa significa? Che l'appartamento viene comprato visto e piaciuto, ma più nello specifico se fai una proposta per un immobile di 100 metri quadrati
e poi dopo calcoli minuziosi esce fuori che sono 95 metri quadrati, non potrai contestare questa mancanza di 5 metri quadrati perché comunque l'appartamento è stato acquisito a corpo e non a misura. Qui è una dicitura che viene inserita spesso da parte delle agenzie quando si tratta di proposte. Il sottoscritto si impegna ad acquistare per sé persona o ente da nominare in sede di rogito notarile. Questa è la cosiddetta riserva di nomina che consente anche a una terza parte di subentrare al momento del rogito notarile. Questo è un qualcosa che ti consiglio sempre di inserire ogni volta che fai una proposta, come anche la possibilità di cedere il preliminare, così come previsto dall'articolo 1406 del Codice Civile. Passando avanti, l'immobile dovrà essere libero da iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli. Questo l'abbiamo visto. Un'altra cosa che conviene aggiungere è che se sono presenti, chiaramente queste condizioni non sono ostative, quindi non bloccano la compravendita, ma ovviamente tutte le parti devono essere consapevoli della presenza di questi gravami e di queste eventuali trascrizioni. Per quanto riguarda le spese, ovviamente sono a parte quelle previste per legge a carico della parte acquirente. Il venditore si troverà chiaramente a dover sostenere delle spese, ad esempio per regolarizzazione urbanistica o catastale, e anche in questo caso, se sono presenti delle spese che potrebbero essere anche semplicemente un fastidio per il venditore, puoi utilizzare questi aspetti per fare leva e spuntare un prezzo migliore. Per quanto riguarda la parte delle spese condominiali, qui è stata cancellata perché qui si trattava di una soluzione singola, però è comunque interessante far presente che ovviamente ci deve essere menzione delle spese sia straordinarie sia anche ordinarie. Non parlerò delle spese straordinarie che devono essere comunicate e sono le spese legate per esempio al rifacimento delle facciate, alla presenza di superbonus, alla tinteggiatura e quant'altro. Parliamo delle spese ordinarie perché anche qui c'è un aspetto interessante a cui molto spesso non si fa attenzione. Molto spesso mi è capitato di operare velocemente e l'agente immobiliare, anche per via del condominio, dell'amministratore di condominio, non sapeva darmi con precisione il valore delle spese condominiali. Quindi in questo caso si può procedere in maniera indicativa sulla base dell'importo che ti viene comunicato, ad esempio 1.000 euro, e poi magari scoprire dopo che le spese condominiali sono 2.000 euro. Questo però che cosa comporta? Che le spese condominiali inserite in proposta di acquisto sono vincolanti, cioè se poi i fatti smentiscono quanto riportato all'interno di questa sezione, significa che comunque potrai far valere il fatto che c'è una divergenza significativa tra quello scritto nel contratto e la realtà dei fatti, e quindi potresti anche tirarti indietro. Anche in questo caso si tratta di eccezioni, ma è bene saperlo, perché se vuoi operare per un immobile che è molto interessante e ti manca questo dato fondamentale che magari potrebbe fare da spartiacque tra il fare l'operazione o meno, operare velocemente ti permette di operare in questo modo, e se poi dopo un paio di settimane dovessi sapere che invece l'importo è completamente diverso, potresti anche giustamente tirarti indietro. Passando invece alla validità della proposta, di solito le agenzie fanno delle proposte a 2 settimane. Se sei tu il proponente, quello che ti invito a fare è fare delle proposte che durino il meno possibile, dai 3 giorni in giù, chiaramente per avere urgenza, per suscitare non soltanto un senso di urgenza nella controparte, ma anche per svincolarti velocemente. In questo caso la proposta è stata fatta, l'abbiamo ricevuta a 2 settimane, in realtà già sapevamo che era un'ottima proposta perché ti anticipo è stata una proposta fatta sostanzialmente a prezzo. Che cosa succede quando si fa una proposta o si riceve una proposta? Quindi è a prescindere da quale cappello tu vesta, di compratore o di venditore. Viene consegnata una caparra all'agenzia immobiliare, una caparra che potrebbe anche essere soltanto una parte dell'importo che verrà corrisposto alla fine. In questo caso specifico abbiamo ricevuto una caparra di 6.000 euro che è stata consegnata all'agenzia immobiliare, e poi sarebbe stata fatta un'integrazione di caparra che poi vedremo essere di 30.000 euro. Che cosa succede comunque a prescindere da questi importi? La caparra viene lasciata in agenzia, se la proposta viene accettata, viene effettivamente corrisposta
al venditore, che poi riceverà anche la parte eccedente se la caparra comunque non include tutto l'importo previsto. Nel caso specifico qui abbiamo visto che la caparra era di 30.000 euro, che sono stati corrisposti 6.000 euro in sede di proposta e 24.000 euro in sede di accettazione. Un'altra cosa da considerare ovvia, ma non troppo, è che comunque la proposta comunque è vincolata all'accettazione. Se non viene accettata, la caparra verrà restituita e la parte promissaria acquirente non dovrà niente all'agenzia. Ecco, alla luce di questo poi vorrei spiegarti un aspetto relativo appunto alla proposta. Sì, perché la proposta in questo caso, come vedi, non è stata fatta vincolata all'accettazione del mutuo. Quando si fa una proposta, una qualsiasi proposta con clausola sospensiva, come appunto quella del mutuo, è meglio esplicitarla, perché la legge prevede che sia necessario esplicitare che si tratti di una clausola sospensiva. Mi spiego meglio: se la presente proposta fosse stata sottoposta al vincolo del mutuo, sarebbe stato necessario scrivere: la presente proposta è condizionata sospensivamente all'erogazione del mutuo da parte della banca del richiedente. Quindi bisogna proprio scrivere che si tratta di una clausola sospensiva, perché anche scrivere qualcosa del tipo la presente proposta è vincolata all'accettazione del mutuo da parte del richiedente potrebbe, e ti sto parlando comunque di casi estremi, dar luogo a una situazione in cui comunque sono dovute le provvigioni all'agenzia immobiliare. Onestamente non mi è mai successo, ma so per esperienza che anche se la situazione è molto tranquilla e c'è un'assoluta fiducia tra le parti, è meglio essere il più precisi possibile. Parlando di provvigioni dovute all'agenzia, come dicevamo prima, ecco la parte delle provvigioni che è stata esplicitata. È una parte che chiaramente può essere scritta sia all'interno della proposta, come ti anticipavo all'inizio, oppure può essere scritta in un foglio a parte. Ovviamente se la proposta non viene accettata, la parte acquirente non dovrà nulla all'agenzia immobiliare. Per quanto riguarda poi il saldo, chiaramente qui sono presenti delle parti che riguardano lo scaglionamento del pagamento, e qui l'importo di 30.000 euro è stato inserito come univoco. Avevamo un accordo diverso con l'agenzia, non entriamo nel merito per non allungare troppo il video, ma comunque la cosa fondamentale, questa è la parte eccedente che verrà corrisposta alla data del rogito, che sarà entro il 30 settembre presso il notaio da definire, con studio da definire. La cosa interessante, extra comunque proposta di acquisto, è vedere come per certe tipologie di immobili, in questo caso l'immobile è stato proposto sul mercato ed è stato venduto in 10 giorni dopo 26 visite, peraltro senza vincolo del mutuo. Quindi questo, a mio avviso, è un messaggio molto importante, in cui per specifiche tipologie di immobili il mercato continua a tirare parecchio. Ecco, procedendo con l'analisi di questa proposta, vediamo tutta una serie di condizioni standard su cui non ci soffermeremo. Per quanto riguarda l'ultimo punto delle clausole aggiuntive, che poi sono uno degli aspetti che spesso porta, soprattutto se lavori in cessione di preliminare, a fare prima una proposta di acquisto e poi un contratto preliminare, in questo caso la parte acquirente ha richiesto sostanzialmente che col bagno appena terminato, chiaramente una sua esigenza specifica, le siamo venuti incontro, fosse levato sostanzialmente il box doccia e fosse installata una vasca da bagno, perché abbiamo scherzato anche un po' con c'è una delle persone che riesce ancora a trovare il tempo per farsi il bagno in un mondo in cui tutti vogliono e possono spesso farsi soltanto una doccia veloce. Comunque ricordiamo sempre che la proposta è stata fatta a prezzo, sostanzialmente non è stato negoziato. Questo è stato l'unico elemento di negoziazione che poi è stato accettato da parte nostra. Questo per quanto riguarda la proposta. Vorrei aggiungere qui, a rischio anche di produrre un video, un contenuto particolarmente lungo, che in questa proposta di acquisto mancano alcune cose che ovviamente sarebbero state poi integrate all'interno del contratto preliminare.
La cosa che manca qui e che è fondamentale che ci sia è l'atto di provenienza. L'atto di provenienza è come si è divenuti proprietari del bene. Sostanzialmente l'atto di provenienza, la provenienza è sempre dovuta a compravendita, a successione, quindi eredità, donazione oppure decreto di trasferimento, cioè l'immobile è stato acquisito all'asta. Premesso che raramente, veramente raramente abbiamo acquisito immobili che sono stati ricevuti tramite decreto di trasferimento perché acquisiti all'asta, è capitato la stragrande maggior parte delle volte che abbiamo acquisito immobili che arrivavano al proprietario, all'attuale proprietario, tramite compravendita e tramite successione. Però è capitato anche un numero abbastanza rilevante di volte di trattare di donazioni. La donazione è un atto a cui bisogna fare particolarmente attenzione. Però ricordiamo due cose. La prima cosa è che la donazione è un atto che viene fatto molto spesso quando regolare, perché poi a volte viene fatto soltanto per pagare meno tasse. Comunque, supponendo che sia un atto fatto tra parenti, è un atto che consente a chi dona di risparmiare e chi riceve il bene di risparmiare molto in termini di imposizione fiscale e quindi dà un vantaggio ai proprietari, ma d'altra parte diventa un rischio per chi poi dovrà comprare, perché non entriamo nel merito di tutte le varie situazioni, diciamo soltanto che la donazione è un atto revocabile. Questo che significa che tu, avendo acquisito un immobile soggetto a donazione, potresti vedere in casi estremi anche levarti la proprietà del bene. E anche se stai facendo un'operazione di investimenti immobiliari, rivendere un immobile che è soggetto a donazione potrebbe risultare complicato, perché se da una parte c'è questo rischio di revocabilità che si passerebbe comunque all'acquirente finale, tu magari hai pure investito su questo immobile, c'è anche da dire che non tutte le banche accettano immobili che hanno come provenienza la donazione. Quindi praticamente la patata bollente la passeresti poi all'acquirente che magari non gli interessa neanche della donazione, ma interessa la banca che potrebbe fare storie. Quindi ti invito un attimo a fare attenzione, molta attenzione quando si parla di donazione. È vero che sono presenti delle assicurazioni, è vero che è possibile bypassare questo problema in diverse modalità, ma ti conviene fare attenzione perché è successo a me più di qualche volta e soprattutto all'inizio con un'agenzia specifica di arrivare al punto della situazione e questa agenzia il giorno stesso della proposta mi diceva che la provenienza veniva appunto da una donazione, complicando molto la trattativa. Quindi ti invito a fare attenzione a questa particolarità. Un altro aspetto su cui ti invito a fare attenzione è quello delle provvigioni, ovvero sia in questo caso le provvigioni sono ben definite. Per quanto riguarda le provvigioni, una cosa che ti invito a fare è sempre quella di negoziare le provvigioni prima di chiudere la trattativa, di chiudere l'accordo. Quindi fai in modo che le provvigioni siano ben definite e che non siano variabili sulla base di come va la negoziazione, perché ti assicuro che se vai a negoziare le provvigioni dopo che la trattativa si è chiusa, a prescindere da tutto, ti trovi su una base negoziale più difficile da affrontare. Quindi mi raccomando, negoziare subito le provvigioni. Molto spesso non dovresti avere problemi di questo tipo perché le agenzie ci tengono a far sapere subito qual è il costo della mediazione, ma in caso questo non succedesse, mi raccomando, sii tu a richiedere qual è l'importo richiesto appunto per la mediazione. Un'altra cosa in merito alla caparra che ti invito a considerare, lo do per scontato, ma mi raccomando lascia sempre la caparra al proprietario del bene. Se sei tu che stai facendo una proposta di acquisto, non lasciare mai una caparra intestata all'agenzia. Questo non mi è mai successo, ma so di persone a cui è successo, privati principalmente, e quasi sicuramente ti stai trovando in una situazione in cui l'agenzia è tutt'altro che affidabile. Per finire, se tu sei il proponente, vorrei parlarti della clausola risolutiva espressa, che è una clausola che ho visto davvero poche volte. È una clausola prevista dal codice civile che sostanzialmente dice: tu fai la proposta, ma io agenzia non ho fatto tutte le verifiche del caso. Se poi una volta che viene accettata la tua proposta le cose stanno effettivamente bene, quindi non ci sono problemi di sorta, l'accordo è concluso. In caso ci siano problemi, le parti possono rescindere dal contratto e la cosa paradossale è che l'agenzia potrebbe anche essere
tenuta a richiedere le provvigioni anche se l'accordo non si chiudesse. Ti invito, qualora sia presente questa clausola risolutiva espressa, a cercare di rimuoverla o quantomeno chiedere la giustificazione della sua presenza, che non è mai giustificabile appieno, a mio avviso. Detto questo, spero che il video ti sia piaciuto, metti like, iscriviti al canale, fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi e quali sono i tuoi dubbi. Io come sempre ti ringrazio e ci vediamo nel prossimo video.